Questo video è un po' diverso dai miei soliti video e si tratta di un vlog, quindi un video dove ti porto con me in un'esperienza che ho avuto. In questo caso specifico sono stato invitato a portare i miei workshop all'interno di un festival della lana a Val Grisens in Valle d'Aosta. Era la prima volta che andavo in Valle d'Aosta, quindi ero super emozionato e sono stato davvero contento di aver proposto sia il mio corso di punch needle che il mio corso di ricamo. È stata un'esperienza molto nuova per me portare i miei corsi all'interno di questo paesaggio montano, all'interno di queste meravigliose viste e spero ti piaccia venire con me e vedere il racconto di questa esperienza. Ho chiesto di poter vedere la sala in cui avrei tenuto i miei corsi e sono felice mi abbiano mandato una foto perché mi aiuta molto a decidere dove posizionarmi e come decorare meglio lo spazio. Decidendo gli outfit da portare, sto abbinando i calzini fatti a mano con il top, quindi questa è una veste senza maniche fatta all'uncinetto, mentre questi sono i miei primi calzini fatti a maglia, giallo con giallo. E qui invece abbiamo all'uncinetto sempre una mesh vest e i miei secondi calzini fatti a maglia, verde con verde. Again, non si direbbe mai che ho una palette di colori. Questo è il punto in cui decido quale calzino va sulla destra e quale sulla sinistra, a seconda di quanti buchi hanno. Devo chiuderli. Questa veste all'uncinetto è una delle mie ultime creazioni che ho tinto per avere tutti i filati di verde. Se vuoi, c'è un video dove lo racconto. Siamo partiti da casa con il maltempo, ha persino piovuto, ma mano a mano che ci avvicinavamo alla nostra destinazione è uscito il sole. Cosa? È la stessa scelta? Sì. Lattuga, pomodoro, sarcette vegetali, Il primo pit stop, la nostra pausa pranzo, giusto a bordo strada, e io che scelgo tra le grandissime opzioni vegane, cioè uno o il suo stesso. Abbiamo fatto circa metà strada, quindi 2 ore e mezza di macchina, e adesso abbiamo preso una piccola pausa in autogrill e sto pensando se andarmi a prendere un caffè onestamente, perché siamo svegli da stamattina molto presto, però no, ne sto approfittando per rilassarmi un po', anche se il rumore dell'autostrada è molto forte, e pensare un po' ai filati sapendo che manca ancora metà della strada, altre 2 ore e mezza, quasi 3 per arrivare. La strada è super lunga. Siamo proprio agli antipodi est-ovest dell'Italia, però sono molto felice perché credo avremo il tempo di fermarci lungo la strada e andare a vedere un castello medievale. Sono un grande fan dei castelli, di solito ne visito tanti quando viaggio, e quindi sarei molto felice se riuscissimo a fare questo pit stop. Sui miei ferri in questo momento ho lo stesso lavoro che ho portato con me in vacanza questo agosto, ed è un maglione senza maniche, quindi una veste fatta con colorwork e intarsia, quindi una lavorazione abbastanza complessa che sta prendendo molto tempo e ho gomitoli e fili da tutte le parti, però mi sta piacendo molto come sta venendo e sto realizzando un video specifico dove lavoro su questa, quindi spero di poterla finire presto e pubblicarlo e mostrarla, anche perché è davvero molto carina.
Abbiamo deciso di fermarci al castello di Feni, uno dei castelli più famosi e che ci era stato consigliato della regione. Dentro la cosa che mi è piaciuta di più sono stati gli affreschi, secondo me bellissimi, e l'idea di fare gli affreschi che diano sulla corte interna, quindi diciamo dove la gente passa, dove si poteva guardare in alto e vedere queste meraviglie e non solo all'interno delle stanze. Mi è piaciuta davvero un sacco come idea. Ci stavamo decisamente apprestando alla montagna perché hanno iniziato a arrivare un tornante dopo l'altro, ma alla fine abbiamo visto il cartello dell'evento e abbiamo capito che eravamo quasi arrivati. Allora, la prima impressione è cittadina bellissima, valle stupenda, ci sono 12 gradi, si sta da Dio. Ho sbagliato a non portare maglioni di lana che avevo fatto, ma a portare solo vest senza maniche, perché un maglioncino di lana sarebbe stato that's on me. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato è stato andare all'interno della cooperativa Les Tisserands, che è la cooperativa che organizza questo evento e festival. Si occupano di tessitura, quindi all'interno del loro spazio ho trovato tantissimi articoli fatti da loro, appunto tessuti da loro, ma anche gomitoli e ovviamente una meravigliosa esposizione di telai e elementi di quello che è la loro lavorazione. Davvero davvero molto bella. Sala dove domani terrò i miei corsi all'interno del comune di Valgrinsegge. Spero di avere la pronuncia corretta. Dunque, sono le 7:30 quasi e stiamo uscendo da il paesino di Valgrisensch. For the longest time ho detto Valgrinseke perché chiaramente da bravo veneto lo nominavo all'italiana e non alla francese, ma ora che siamo qui, Valgrisensch. Siamo andati a visitare la cooperativa Les Tisserands e all'interno c'erano 2 delle 4 persone che lavorano in cooperativa. Sono state super gentili, ci hanno mostrato la sala dove terrò i corsi domani, che è all'interno del comune, e abbiamo visitato un attimo il negozio e le loro creazioni.
ho avuto un minuscolo debacle sulla questione del fatto che sono vegano, giusto? Ho avvisato, ho chiesto se se avevano qualcosa da consigliarci per cena e per il pranzo di domani in cui potevo mangiare anch'io. Avevo già avvisato prima via mail e infatti se lo ricordavano e una delle due persone ha detto che va a caccia. Edit Nene qui, ci tengo a fare chiarezza. Mi sono sentito in difficoltà nel momento in cui, chiedendo se c'erano opzioni vegane, la persona di fronte a me si è sentita di commentare la mia scelta dicendo che lei invece mangia carne, va a caccia. Purtroppo questo suo commento, secondo me lei non l'ha fatto con cattiveria, ma mi ha messo a disagio perché lei era la persona adibita alla mia accoglienza e al mostrarmi le sale e anche per il giorno successivo a seguire con me i workshop e ha aperto un dibattito in cui io non avevo intenzione di entrare con lei, tra l'altro tipo 10 minuti dopo che ci siamo conosciuti, ma... Quindi ora stiamo uscendo dal paesino e quei quarto d'ora che abbiamo visitato il centro non c'era nessuno. Abbiamo visto una persona passare ed entrare subito in casa. Niente, è molto divertente. C'è una temperatura speciale, bellissima. Io vivrei molto volentieri con questa temperatura. Mi rendo conto che probabilmente in inverno qui fa un freddo becco, ma molto bene, non vedo l'ora sia domani. Mi hanno confermato che ho una decina di iscritti la mattina per il corso di Punch Needle e una decina di iscritti il pomeriggio per il corso di ricamo, quindi conoscerò un sacco di persone e non vedo l'ora di tenere dei corsi in questa bellissima cornice. Il posto è bellissimo, ci sono monti meravigliosi da ogni finestra, da ogni lato. La sera purtroppo ho ricevuto delle battute dalla reception dell'hotel, secondo me non consapevolmente, ma che mi hanno comunque fatto stare male. Ma per fortuna, prima di salire in montagna, ci eravamo fermati in un supermercato e quindi avevamo con noi focaccia e hummus e ho potuto cenare nella stanza senza dover uscire e mi sono preso la serata per riposarmi e prepararmi per il giorno dopo. Sono un po' disidratato, sussurro perché sono comunque dentro un hotel con zero insonorizzazione acustica, quindi sento tutto quello che succede al di fuori della mia stanza. La notte è stata molto piacevole, mi piace tanto dormire al fresco con una coperta. Il letto era corto, quindi avevo i piedi che andavano oltre la fine del letto, sempre molto divertente. E ora la prima sfida del giorno è trovare un posto che faccia qualcosa di colazione che vada bene anche a una persona vegana. Prima della colazione e prima di cercare parcheggio ho deciso di scaricare l'auto con tutti i materiali che mi sarebbero serviti per i corsi della giornata. A tutti i partecipanti all'evento è stata data una spilla a forma di pecorella per identificarci. Con un po' di anticipo ho deciso di andare subito alla sala comunale per preparare lo spazio per i miei corsisti.
cappuccino con latte di soia trovato nell'unico bar del paese, quindi quella era la scelta, per fortuna ce l'avevano. E ora sono nella stanza del comune per allestire per il primo laboratorio. Quello che ho pensato è stato di portare un po' dei miei colori in questa stanza, quindi ho iniziato mettendo le tovaglie sopra i tavoli, verde e giallo, i miei colori preferiti, se non si fosse capito da come sono vestito. Ho deciso di riservare un angolino della stanza a un'esposizione delle mie creazioni. Ho portato con me le mie spille ricamate a mano e i miei kit per imparare punch needle e ricamo, che vengono sempre ben accolti durante i corsi. Quindi sono passato al tavolo principale, dove ho esposto un po' delle mie creazioni in punch needle da condividere con chi verrà a imparare questa tecnica, e ho preparato tutte le postazioni per i partecipanti, andando a posizionare i materiali così che trovassero tutto pronto al loro arrivo. E per dare il tocco finale ho inserito delle bandierine in fondo alla stanza. È tutto pronto? Ho preparato tutti i materiali per il corso di punch needle e sono tipo 20 minuti in anticipo. Yes! Per questo workshop ho preparato una serie di design nuovi pensati apposta per questo momento, tipo la pecorella, il pianeta, perché I don't know, we love that, e il mio preferito forse, il funghetto. Siamo già in vibe autunno, mi dispiace, è il 31 agosto, ma questo è autunno. Dunque, il mio programma è di fare il design della pecorella, e visto che mi hanno dato delle rocche della loro lana, sto preparandomi una matassina di lana da poter utilizzare per fare il corpo della pecorella in punch needle, quindi vediamo cosa uscirà. E intanto sto approfittando del tempo libero che non pensavo di avere per preparare un paio di cose. Ci sono lane migliori e lane molto più. Questo era il corso di punch needle, o anche detto ago magico. È una texture secondo me meravigliosa, crea proprio questo effetto peluche che è ricercatissimo e solamente questo punzone è in grado di dare. Ho finito il corso di punch needle e ora sto riportando un po' dei materiali alla macchina, e ora ho circa un'ora e mezza di pausa pranzo e per andare a vedere le mostre e la fiera, e poi ho il corso di ricamo e dopo il corso di ricamo il mio progetto è assolutamente andare via, perché 5 ore e mezza di macchina più la cena, secondo me sarà una lunga strada del ritorno. Quindi adesso in questa pausa pranzo voglio fare il più possibile, sono in salita, scusate, voglio fare assolutamente vedere il più possibile per non perdere neanche un minuto. Il corso di punch needle è andato bene, era un bel gruppo, età media migliore di quanto pensassi, perché c'erano dei ragazzi che erano lì a imparare, quindi hanno abbassato, e una signora
dopo aver usato 3 volte i pronomi sbagliati, alla fine gli ho detto guarda che mi sono presentato e ho detto che i miei pronomi sono lui, e lei ha detto ah ma a me cosa cambia? E ho detto infatti non cambia a te, è per me. Ha capito, quindi abbiamo avuto anche questo momento, però per il resto sono stati tutti molto gentili e hanno tutti apprezzato il punch needle, hanno tutti finito il lavoro e fatto dei bellissimi sottotazza e sono strafelice perché i design che avevo portato apposta per questo workshop, quindi sono super contento che ho proprio azzeccato le giuste mascotte, le giuste immagini. Finalmente sono riuscito a esplorare un po' la cittadina e vedere quello che è effettivamente il festival, non solo la sala dei corsi. Quindi questo era all'interno della sala congressi in cui si sono tenuti svariati talk con persone del mestiere e che lavorano nella filiera, e qui c'erano alcuni oggetti sul tavolo che ho molto apprezzato vedere. E questa invece era una mostra proprio di fiber arts, quindi hanno chiamato degli artisti di filato ad esporre le loro opere. La mia preferita assolutamente questo fiore alpino, una stella alpina a testa in giù, bellissimo, secondo me molto ad effetto. Ma ho apprezzato tutte le opere di questa mostra e in realtà ho apprezzato proprio il concetto di avere una mostra fatta di creazioni di filato, creazioni fatte in fiber art. È una cosa che per fortuna vedo abbastanza spesso, soprattutto a fiere come Abilmente, ma è sempre bello vederla in nuovi contesti, in nuove esposizioni e mi ha reso molto contento. Quindi ho sfruttato il mio restante tempo libero per andare a visitare la piazza del paese e tutti i banchetti che esponevano le loro creazioni e i loro filati. Ma ci vedi sotto quella frangetta? Ok. Per pranzo ho scelto la ratatouille, è un piatto che mi piace moltissimo e mi ricorda uno dei miei film preferiti. Questo è quello che succede quando si fanno le cose di fretta, perché si ha troppa voglia di andare a vedere tutto il resto dell'evento e quindi si usa la colla a caldo in maniera un po' grossolana. Per fortuna è la mano sinistra, quindi la mia mano destra è ancora perfettamente in grado di insegnare a ricamare. È arrivato il momento del corso di ricamo e anche in questo caso sono andato con un po' di anticipo all'interno della sala per poter preparare tutti i materiali e le postazioni per ogni persona che partecipava.
Ho iniziato a smontare tutte le cose che avevo preparato per poi tornare a casa. Il corso di ricamo è andato molto bene, sono stato molto felice e una delle partecipanti era una signora francese che credo sia stata la mia prima corsista internazionale. Per fortuna sapeva l'italiano. Mentre stavo andando al parcheggio a riprendere la macchina, ho intravisto per un istante la dimostrazione di tosatura che si teneva in quel momento. Ma ero di fretta, quindi non ho potuto fermarmi a lungo. Siamo in autostrada, quindi siamo ufficialmente sulla strada del ritorno. Il navigatore segna 4 ore e mezza, siamo in macchina da un po' e segna che arriveremo a casa alle 11 di sera. Yeah! È stata una giornata bellissima, il meteo è stato perfetto dalla nostra parte e il corso di ricamo a me dà sempre tantissime soddisfazioni, quindi sono sempre super felice di fare corsi di ricamo. Quindi è stato un gruppo super interessato, con ottime domande, che hanno appreso molto bene, sono stato molto felice. E l'evento, per quanto piccolo, secondo me è stato molto carino e curato, quindi devo dire che ne sono stato felice e ho trovato degli spunti di riflessione molto interessanti che sicuramente nei prossimi giorni dovrò ragionare su alcune cose, ecco, diciamo così. E adesso sono un po' senza voce. Per fortuna il mio partner ha comprato dei biscottini vegani, quindi ora mi sto gustando questo snack che mi darà le energie per arrivare a affrontare queste ore. Spero di tornare a casa e poter fare una super dormita, perché ieri non sono stato particolarmente bene, non ho dormito particolarmente bene, però non vedo l'ora di dormire stasera e riposare.